Ciao, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un argomento molto importante in questo settore, ovvero quello delle lime. Quindi vi farò vedere tutte le differenze che potete trovare tra una lima e un'altra e soprattutto vi spiegherò quale lima scegliere per eseguire bene il vostro trattamento senza ovviamente creare danni alla cliente. Allora, innanzitutto la prima cosa importantissima da dire è come si differenziano le lime. Principalmente si possono classificare in 3 categorie diverse, quindi possiamo classificare le lime per materiale, per forma e per grana. Quindi diciamo che quando abbiamo una lima davanti possiamo indicare di che materiale è, la forma e il tipo di grana. Possiamo trovare lime di vari materiali, quindi per esempio di vetro. Queste sono lime che venivano usate tantissimo prima della ricostruzione unghie, venivano utilizzate tanto sulle unghie naturali, perché la limatura con la lima di vetro è una limatura molto delicata, quindi veniva indicata soprattutto quando avevamo delle unghie particolarmente deboli, perché la lima di vetro aiutava a non accentuare la sfaldatura durante la limatura del margine libero. Un altro tipo di materiale che possiamo trovare è il cartone, quindi la classica lima, quella che vediamo molto più comunemente al giorno d'oggi, quindi anche quella che viene usata soprattutto nella ricostruzione unghie. E un altro tipo di materiale, per esempio, può essere la spugna. Queste lime stanno prendendo molto campo ora come ora e sinceramente io personalmente mi ci trovo veramente molto bene, perché sono lime molto utili e comode in fase di rifinitura, quindi un materiale che io vi consiglio. Quindi questi per esempio sono 3 tipi di materiali. Poi per quanto riguarda la forma, anche qui potete trovare veramente tantissime forme. Per esempio questa è una mezzaluna, oppure possiamo trovare anche le lime boomerang, che sono queste. Possiamo trovare per esempio anche le lime rettangolari, che sono queste, oppure possiamo trovare, sono molto comuni, anche le lime a mattoncino. Quindi le forme potete trovarne veramente tante, potete trovare queste ma potete trovarne anche tante altre, perché ora in commercio si trovano veramente tantissimi tipi di lime, proprio dal punto di vista della forma. Sulla forma mi sento di dirvi scegliete quella con cui vi trovate meglio. Io personalmente tendo ad utilizzare molto questo tipo di forma perché la trovo molto comoda per l'impugnatura, però la forma non vi fa una grandissima differenza, nel senso sceglietela davvero soggettivamente, quella che vi piace di più sia da impugnare sia da utilizzare durante il trattamento. La cosa che invece dovete guardare particolarmente con attenzione e scegliere accuratamente è il tipo di grana, quindi in base alla terza caratteristica. La grana è indicata da questo numerino qua sopra che trovate stampato sempre sulle lime, e a volte può essere uguale, a volte può esserci un doppio numero. Quando c'è un doppio numero vuol dire che questa lima ha una doppia faccia, quindi che avrà un lato con una grana, per esempio in questo caso 150, e l'altro lato una grana 240. Per esempio vi faccio vedere, questa ha il doppio numero ma uguale, quindi vuol dire che indipendentemente da quale faccia viene utilizzata, la grana che utilizzate sarà sempre la 180. La cosa però molto importante che dovete vedere è quale grana scegliere in base a quello che state facendo. Potete trovare davvero tantissime grane, le più comuni sono la grana 80, la grana 100, 120, 150, 180, 240, 300 e così via. Potete trovarle davvero all'infinito.
La cosa importantissima da tenere di conto è che più il numero è basso, quindi più scendiamo con il numero, e più questa grana è abrasiva, quindi sarà più forte, più grossolana. Più aumenta il numero e meno sarà abrasiva, quindi sarà più delicata. Altra cosa molto importante è sapere quando scegliere una determinata grana piuttosto che un'altra. Questo sia per non creare danni sull'unghia naturale, ma soprattutto anche per velocizzare quel determinato passaggio, perché se voi scegliete una giusta grana per il passaggio che state eseguendo, ovviamente vi verrà in maniera più semplice e in maniera più veloce. Utilizziamo le grane che vanno dall'80 alla 120 per lo smontaggio del gel, dell'acrilico, dell'acrigel, di qualsiasi prodotto tranne che del semipermanente, poi vi spiegherò perché. Dalla 120 alla 180 sono grane di lime che vengono utilizzate per limare la struttura, quindi le utilizzate per limare esclusivamente il prodotto dopo che lo avete applicato, quindi per dare la forma. Dalla 180 alla 240 utilizzate queste grane per rifinire, quindi dopo che avete limato la struttura, oppure anche per la rimozione del semipermanente in questo caso. Oppure, altra cosa ancora per cui potete utilizzare le grane dalla 180 alla 240 è per la preparazione. Quindi il primissimo passaggio dove preparate l'unghia ad accogliere bene il prodotto che dovete applicare, quindi direttamente sulla lamina naturale. Tant'è che altra cosa molto importante da tenere in considerazione è che solo dalla 180 in poi, quindi per esempio 180, 240, 300 e così via, possano essere utilizzate sull'unghia naturale. Cosa significa? Significa per esempio che una 150, una 120 lime sempre più aggressive non vanno assolutamente mai utilizzate sull'unghia naturale, perché appunto avendo una grana molto più grossolana, molto più abrasiva, vanno a danneggiare l'unghia naturale. In che modo? Andando a portare via molti più strati del dovuto e quindi andandola ad assottigliare. Quindi mi raccomando, quando dovete toccare l'unghia naturale con la lima, fatelo con una grana che superi la 180, quindi o precisamente con la 180 o una lima addirittura ancora più delicata. Adesso terminiamo con il parlare delle grane dalla 240 in poi. Queste grane vengono utilizzate per la levigatura e la lucidatura. Vediamo ora alcuni errori molto comuni che vengono fatti. Il primo errore è quello di usare delle grane troppo aggressive sull'unghia naturale, quindi mi raccomando, scegli sempre la grana giusta e porta rispetto alla lamina dell'unghia. Il secondo errore molto comune è quello di usare la stessa lima ma per tutto, senza sapere però che grana veramente stai utilizzando. Il terzo errore, sempre molto comune, è quello di limare troppo forte pensando di fare prima. Ricorda però che è la grana che lavora e non la forza della tua mano. Un ultimo consiglio: usa sempre lime di buona qualità e soprattutto cambiale spesso, perché una lima consumata non lavora bene e soprattutto ti fa perdere tempo. Tratta le unghie con rispetto, perché una buona limatura fa davvero la differenza, sia come lavoro bello, ma sia soprattutto come lavoro che non ti va a creare problemi sull'unghia naturale.
Spero che questo video sulle grane delle lime ti sia stato utile. Se vuoi scrivimi nei commenti che tipo di lime utilizzi di solito, lascia un like se il video ti è piaciuto e iscriviti al canale per altri contenuti sulle unghie. Ci vediamo nel prossimo video.